Ciao a tutti, ci troviamo qui a SL17B dove in questo periodo c'è un'anteprima delle nuove case Linden che sono le Stilt Homes, così chiamate perché sono delle palafitte vere e proprie e che danno diciamo proprio un senso e un'aria di mare. Diciamo che queste palafitte soddisfano soprattutto il gusto di chi ama le case vicino al mare e sappiamo che le houseboat sono state case che proprio per la loro vicinanza al mare hanno avuto notevole successo come case Linden, anche se poi un grande successo l'hanno avuto anche le log homes. Queste case sono a metà strada tra una casa tradizionale, di cui infatti in qualche modo richiamano la struttura, e una casa sul mare, proprio per via del fatto che ci sono appunto queste palafitte. In alcuni casi le case sono poste a metà strada tra il terreno, tra la sabbia e il mare. In altri casi invece sono all'interno di queste parcelle di 1024, ma posizionate proprio nella parte più interna. Come sempre poi dipende un po' dal caso quale casa viene data, cioè più che altro la posizione, perché invece per quanto riguarda la tipologia di casa, come sempre c'è la possibilità di scegliere quella che ci piace di più e di cambiare in ogni momento. Le case di questa tipologia, stilt homes, cioè case appunto palafitta, sono di 4 tipi e adesso li vediamo tutti nel dettaglio. Allora, il primo tipo è la Lauderdale ed è quella che stiamo inquadrando in questo momento. La Lauderdale è piuttosto ampia, come vedete disposta su 2 piani, e ha due diciamo stanze piuttosto grandi al primo piano, e quindi qui si può tranquillamente fare una cucina tinello, angolo tinello con un soggiorno, e nella parte invece sopra, da cui si accede con delle scale, che vediamo se riesco a inquadrare, eccole qua, le scale, ha 2 camere, questa è la parte dove c'è il corridoio e questa è l'altra camera. Complessivamente comunque sono camere dignitose, tenuto conto anche del fatto che le Stilt Homes, come qualsiasi altra casa Linden, occupa un'area di 1024. Ricordo, ma ormai penso che lo sappiamo tutti, che le case Linden sono accessibili soltanto per gli utenti premium. Ok, questa era la Lauderdale. Un'altra tipologia di casa molto simpatica, che però è soltanto su un piano, è l'Havana. L'Havana è disposta su un piano soltanto, ma è molto suggestiva, carina. Poi a volte le case piccole ben arredate sono molto simpatiche, anche perché comunque i prim sono quello che sono, come sempre per le case Linden. Quindi non c'è un grande spazio. Quindi 1, 2 stanze e 3 stanze nella parte, diciamo, nel primo piano, che poi è anche il primo e unico piano. Però c'è un bellissimo terrazzo, per cui qua si esce e si accede a un terrazzo molto grande, ok? Quindi questa è l'Havana. Tutte le case Linden sono rigorosamente in stile americano e speriamo che in futuro pensino anche ad altre strutture e abbiano magari anche qualche altra idea. Allora, vediamo a questo punto altre tipologie di case che ci mancano all'appello. Allora, questa per esempio è la Tortuga. La Tortuga diciamo, occupa soltanto un piano, ma anche in questo caso è molto grande. Forse questa nella parte diciamo piana è anche più grande, perché qui c'è un locale veramente enorme.
Naturalmente, come sempre, le texture sono tutte ampiamente personalizzabili attraverso un controller, un menu interno. Ecco qua, e qui c'è un'altra stanza veramente molto grande, quindi qui lo spazio è, diciamo, occupato molto bene proprio all'interno della casa. Invece nella vana c'è una terrazza più grande, quindi ci sono degli spazi più ampi, proprio come terrazza. E infatti lo vedete, qui questa è una tortuga, e lì in fondo c'è una vana che abbiamo visto prima, e qui c'è una Lauderdale che abbiamo visto all'inizio. Ok, adesso ci manca una casa all'appello. E la casa all'appello che ci manca è quella rosa lì in fondo, che è la Santiago. Anche qui, come sempre, ricordo, non guardate i colori perché tutti i colori sono personalizzabili. La Santiago, come la Lauderdale, occupa 2 piani, è piccolina, nel senso che tutti i locali interni sono decisamente piccoli, perché dovendo stare su 2 piani e dovendo comunque lasciare un certo spazio anche per la terrazza che sta nella parte, diciamo, che sta sul secondo piano, hanno dovuto recuperare comunque gli spazi. Qui comunque c'è una bella porta finestra che dà sull'esterno e quindi dà un certo senso di apertura. Vediamo la parte sopra, cioè il secondo piano. Eccolo qui. Questo è il secondo piano, e qui abbiamo una stanza, ma ripeto, qui purtroppo gli spazi sono quello che sono, però con un balcone e una porta finestra anche qua, quindi la possibilità di affacciarsi. Qui c'è il corridoio da cui si arriva e si accede tramite appunto le scale dalla parte di sotto, e qui c'è un'altra camera da letto. Ok, questa è la Santiago. La vediamo anche da dietro, che poi in realtà non è da dietro ma è dal davanti, perché da dietro è questa. Vediamo se riusciamo tra le piante a inquadrarla bene. Eccola qua, questa è la parte retro. Ok, ecco, queste sono le Stilt Homes, la nuova, diciamo, la nuova versione delle case Linden, promossa appunto dalla Linden, per tutti coloro soprattutto che amano il mare. So già che ci sono molte richieste, nel senso che so già che ci sono molte persone che vorrebbero cambiare la propria casa con una di queste. Io onestamente, devo dire la verità, non sono tra queste persone. Io ho un log homes nella quale mi trovo veramente bene, arredata nei minimi dettagli, e credo che, anche se mi piace il mare, mi piace l'ambientazione di mare, le log homes, secondo il mio modo di vedere, sono ancora una tipologia veramente molto ben fatta di casa, per chi naturalmente è un utente, per chi è un utente premium, per chi comunque evidentemente sa bene che stiamo parlando comunque di case che occupano un'area di 1024 e comunque il cui paesaggio non può essere creato in modo da generare lag, proprio perché si presume che ci siano comunque molte persone presenti. Ok, quindi queste sono le nuove Stilt Homes, le nuove case della Linden. Se ti piacciono, se hai delle impressioni, lasciami un commento e lasciami anche detto quali sono le case che preferisci. È sempre interessante sapere le opinioni, che cosa appunto ne pensate, ok? Per intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao!